Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi voglio mostrarvi una cosa che io sinceramente non sapevo l'esistenza perché abituato con i miei smartwatch, tipo questo qui, un Amazfit, che è già tutto preimpostato, eccetera. E la prima camminata che ho fatto col mio Garmin Fenix E, ed è il mio primo Garmin, sono rimasto colpito perché a confrontarlo con l'Insunto durante la camminata mi diceva che orario era, mentre il Garmin no. Ho detto, boh, molto strano. Guardo tutte le pagine, dati, effettivamente non c'era l'ora. Ho detto, un orologio che non mi mette l'ora, io andiamo sempre un po' contro quello che è stato progettato, penso. Però purtroppo, e qui lo ammetto, per la mia ignoranza non sapevo che si poteva personalizzare le attività. Le attività, io le ho messe qua, faccio così, ho messo il preferito camminata e sarà quello che andiamo a modificare per farvi vedere. Allora io premo camminata, ero abituato a premi play e via, e faccio 2, 3, 4 camminate, ho detto però molto strana questa storia qua. Per sbaglio vado a scorrere così e vedo che qua ci sono tutte le personalizzazioni. Quindi adesso noi andiamo a vedere impostazioni camminata, quindi personalizza la tua attività, vado ok. Vedete che è diviso in pagine dati, avvisi, modalità di alimentazione, l'app, metronomo, impostazione della mappa, livelli mappa, calcolo percorso, autopause, rilevamento, un casino di personalizzazioni. Allora, quello che a me interessava erano le pagine dati, che è questa qui. Vedete che qua c'è una matitina qua sopra che corrisponde a questo tasto qua. Quindi vado a premere la matitina qui. Qui posso cambiare il layout, campi dati, riordina e rimuovi. Quindi possiamo cambiare la sequenza di dove è messa in classifica. Allora io vado sul layout. Qui abbiamo i vari layout. Quindi vado con il tastino qui a far scorrere. Scelgo quello che mi piace di più. Ad esempio a me piace questo qua perché è quello più completo. E gli do l'ok. Bene. Adesso andiamo su campi dati, quindi sul layout che abbiamo scelto, questo qua, possiamo cambiarlo. Come si fa? Praticamente con questo tastino qua andiamo a cambiare queste posizioni qua, quello che vogliamo. Io adesso torno su, premo questo tasto qua e lui mi dice cosa vuoi mettere su quel quadrante lì, premo questo, metta I, oppure questo, adesso questo, scorro campi timer, campi distanza, campi passo, campi velocità, campi frequenza cardiaca. Ecco, io voglio mettere campi frequenza cardiaca. Qua mette già l'anteprima di come viene fuori, vedete quello col quadrante, grafico frequenza cardiaca, rapporto zone di frequenza cardiaca, FC, papà. Adesso a me ad esempio piace di più quello con il quadrante che c'era prima. Allora, frequenza cardiaca, questo qua, mi piace questo qua perché vedo la frequenza dove sta andando. Bene, quindi andiamo con questo qua, gli diamo l'ok, poi distanza, volete vedere la distanza? Sì, dopo vado giù, mi sposto, quota mi va bene, qui c'è il timer del tempo trascorso, ok, qui andiamo tempo lap, beh, voglio modificarlo perché a me del tempo lap non mi interessa. Quindi andiamo giù, campi timer, campi distanza, campi passo. Beh dai, andiamo a vedere i campi passo. Passo, oppure posso mettere il grafico dei passi, passo medio, passo effettivo, passo lap, passo ultimo, passo. Ok. No, non mi interessa neanche il grafico passi, quindi andiamo a spostarci. Qua passo medio. Ecco, quando devo tornare indietro scorro così. Qua adesso vado a cambiare campi velocità, campi frequenza cardiaca, campi cadenza, campi temperatura. Beh, andiamo a vedere la temperatura. Ok, temperatura, massima 24 ore, minima 24 ore, temperatura, lasciamo temperatura. Quindi gli diamo l'ok, torniamo indietro, scusate, temperatura, e gli diamo l'ok. E vedete che qua adesso è cambiato distanza, quota, temperatura, distanza lap. Quindi a me non interessa la distanza lap, quindi andiamo sempre su campi dati, ci spostiamo giù, 1, 2, 3, 4, distanza lap, ok, gli diamo l'ok, e poi ci spostiamo dove vogliamo andare. Cosa vogliamo mettere là? Vogliamo mettere
Allora, l'altitudine abbiamo già messa la quota, campi temperatura, campi quota, campi bussola, campi navigazione, campi allenamento, altri campi, indicatori. Beh, proviamo ad andare a vedere gli indicatori, che cosa ci può mettere. Indicatori di cadenza, indicatori di frequenza cardiaca, rapporto zone, questo ce l'abbiamo già, bussola, indicatore ascesa e discesa. Beh, mettiamo indicatore di training, bussola, ascesa e discesa. Mettiamo questo qua. Quindi torniamo indietro così. Ok. E adesso ci abbassiamo su quello più basso. Qua. E adesso torniamo a modificare, sempre campi dati, scusate sono andato fuori, andiamo questo e questo. Qui cosa vogliamo mettere? Adesso selezioniamo cosa vogliamo mettere qua, campi connect, campi timer, campi distanza, campi passo, velocità, io vorrei mettere l'orario, vediamo dove lo troviamo, campi navigazione, campi allenamento, altri campi, proviamo qua, calorie totali, calorie attive, livello della batteria, ore della batteria, anche quello sarebbe importante, GPS, anche quello, l'app, alba, tramonto, ora del giorno. Io lascerei ora del giorno perché voglio sapere che ora è adesso che sto camminando. Quindi abbiamo messo l'ora del giorno e l'abbiamo personalizzato. Poi possiamo andare giù, eccoci qua, andiamo fuori da questo, gli diamo fatto e il gioco è fatto. Avvisi, modalità di alimentazione normale, l'app, metronomo se volete avere un metronomo per camminare, impostazioni della mappa e anche qui ne avete quante ne volete, modalità scura, modalità carta nautica, orientamento e traccia dall'alto, contrasto elevato, tieni su strada, dettaglio normale, set simboli. Vedete che ne abbiamo finché volete per personalizzarlo. Livelli mappa, calcolo percorso, autopause, ecco questo è importante secondo me, quando in sosta personalizzato, ok, potete personalizzarlo in base anche al chilometro, io dico quando in sosta, che quando mi fermo voglio che vada in pausa, rilevamento, questo qui è rilevamento traccia, ok, Climb Pro, autovalutazione, velocità 3D, ok, distanza 3D off, scorrimento automatico, ok, Zavora non mettiamo niente perché la Zavora potete mettere quanto avete, vedete modifica peso eccetera, ma a noi questo non ci interessa perché al momento non ho Zavore da portare. Satelliti, impostazioni dei satelliti, qua potete scegliere quello che vi interessa di più e quello che volete risparmiare più, batteria soprattutto, e anche dove siete a fare la camminata, usa predefiniti e boh. Touchscreen, questo ad esempio il touchscreen è di base attivato perché potete usare il touchscreen ma potete anche disattivarlo, solo mappa, non modificare. Attenzione che ad ogni attività potete configurare il vostro smartwatch come volete voi, quindi questa è una bella cosa, potete proprio personalizzarlo uno per uno. Impostazioni dell'orologio, qua potete mettere notifiche e avvisi, torni in vibrazioni, schermo luminosità, connettività, modella focus, salute e benessere, mappa e tutto quello che può servire. Quindi non pensiate che su Garmin, no, non l'hanno pensata, sì, l'hanno pensata e c'è tutto quello che serve. Io adesso schiaccio play, vediamo se parte la prima schermata, pause perché mi rileva che sono fermo, però guardate, l'ora, la distanza, la temperatura, la quota e tutto quello che serve. Logicamente i battiti cardiaci non ci sono perché non... Allora adesso io blocco. Ok. Ah, ci sono anche i sensori, modalità normale, tutto. Allora, l'indicatore all'inizio va all'inizio, il track back, questo è per tornare dove siamo partiti. Vedete, quindi qua volendo mi riporta dove eravamo. Questo è l'app. Ok. Quindi stop, gli do l'ok, naviga, livelli mappa, scarica mappe, eccetera. Ok, quindi adesso noi andiamo su questo, uscire dalle mappe qua è sempre un
una bella incognita, ok, queste sono le pagine, quindi play, riparte, pausa e stop. Qua. E adesso ho finito il mio giro, faccio salva, ma in questo caso no perché non è una, cioè una camminata così che non ho fatto. Elimina, eliminare, eliminato. Bene signori, spero che questo video sia stato utile e interessante. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!